E poi Di Cristina. Di Cristina è anteriore. Di Cristina è un uomo d'onore appartenente a un'altra provincia. Lui era rappresentante di Riesi. Malgrado lui avesse delle buone relazioni qua a Palermo, era inviso ai corleonesi. Quindi quando si uccide a Giuseppe Di Cristina, non si fa lo sgarbo a nessuno in commissione, anche se poi in commissione si dirà che si è ucciso perché era un confidente dei carabinieri e aveva interrotto la fuga di Luciano Lice. Dopo l'omicidio del colonnello Russo in contrada Ficuzza, all'interno della commissione si levano le voci preoccupate per l'accaduto di Badalamenti e Bontate. Fra coloro che appartengono alla cosiddetta ala moderata di Cosa Nostra, Giuseppe Di Cristina è il più acceso critico dell'operato dei corleonesi. Pare abbia detto: se il colonnello Russo era uno sbirro, chi lo ha colpito è ancora più sbirro di lui. Con queste parole, intendendo che l'omicidio eccellente avrebbe portato una forte repressione di carabinieri e polizia verso Cosa Nostra. «21 novembre 1977. In contrada Palladio sono le 7:45 circa del mattino. Nel tratto Riesi-Sommatino della superstrada 190 delle Zolfare, un'autovettura Fiat 127, simulando un incidente, sperona frontalmente un'altra auto, una BMW, a bordo della quale viaggiano Giuseppe Di Fede, alla guida del mezzo, e Carlo Napolitano, seduto al fianco del conducente. Ufficialmente sono 2 minatori delle Zolfare. Subito dopo l'urto violento, 2 killer spietati scendono dalla 127 ed esplodono numerosi colpi di fucile da caccia e di rivoltella contro i predetti Di Fede e Napolitano, assassinandoli barbaramente. L'obiettivo del comando però è Giuseppe Di Cristina, il boss di Riesi, che quella mattina incredibilmente si salva. Gennaio 1978. Giuseppe Di Cristina incontra, insieme a Gaetano Badalamenti e a Giuseppe Calderone di Catania, Salvatore Cichiteddu Greco, arrivato appositamente dal Venezuela per discutere la possibile eliminazione di Francesco Madonia, capo della cosca di Vallelunga Pratameno, in provincia di Caltanissetta. Quest'ultimo è sospettato di aver ordinato il fallito attentato ai danni del Di Cristina. Una guerra di territorio, o forse di più. In realtà, dietro al Madonia ci sono i corleonesi e la volontà di Riina di tappare la bocca al Di Cristina, che ha osato lamentarsi pubblicamente del loro operato. Nell'incontro per discutere le mosse contro Madonia e indirettamente contro i corleonesi, Greco però prende tempo, chiedendo di rimandare ogni decisione a data successiva.
Anzi, forse prevedendo quanto potrebbe accadere, invita il Di Cristina a seguirlo nel suo rientro in Venezuela, cosa che quest'ultimo non fa. Ripartito per Caracas, Cichiteddu muore prematuramente per cause naturali. È il 7 marzo del 1978. Il 16 marzo 1978 viene rapito in via Fani Aldo Moro. Buongiorno, il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro è stato oggetto di un gravissimo attentato. Questa è la notizia per la quale questa edizione straordinaria del TG2 a quest'ora inconsueta per i nostri lettori. Secondo un primo flash d'agenzia delle 9:28, Aldo Moro è stato sequestrato. Notizia che sarebbe stata confermata all'agenzia Italia. Un rapimento che spaccherà in due Cosa Nostra. Ma quello stesso giorno avviene un altro fatto fondamentale: l'omicidio di Francesco Madonia, voluto dal Di Cristina e commesso insieme a Salvatore Pilleri, inviato da Giuseppe Calderone. Aprile 1978. Durante una riunione della commissione provinciale, Riina accusa Badalamenti di aver ordinato l'omicidio di Francesco Madonia senza l'autorizzazione della commissione, mettendolo in minoranza all'interno della stessa, e ottiene così l'espulsione di Badalamenti da Cosa Nostra. L'incarico di dirigere la commissione passa a Michele Greco, segretamente legato ai Corleonesi, e che avvallerà tutte le successive decisioni di Riina. Le accuse di Badalamenti vengono sostenute anche dal Salamone, al quale Don Tano è sempre stato inviso. Le stesse accuse fatte nei confronti del Badalamenti vengono rivolte nei confronti di Stefano Bontate, cui viene chiesto di dimettersi da capomandamento, ottenendo, in cambio, il diniego furioso del boss di Villagrazia, che incassa anche il supporto del Salamone, che se da un lato vuole allontanare il Badalamenti, dall'altro preferisce mantenere in commissione il Bontate, unico, a suo giudizio, a potersi opporre ai Corleonesi, che sospetta vogliano sostituirlo con Bernardo Brusca. E Bontate riesce così ad uscire indenne dalle contestazioni, pur se in parte ridimensionato. Il collaboratore Marino Mannoia riferisce come Bontate fosse tanto preoccupato che in quel periodo, in vista di un incontro con Michele Greco, avesse esternato i suoi timori ai suoi uomini più fidati, e che lo stesso Mannoia aveva dormito per qualche tempo armato di tutto punto nella proprietà dello stesso Bontate. Nella nuova commissione, con l'uscita di Badalamenti, la morte di Giacalone e l'entrata di Pino Greco Scarpuzzedda, ormai Bontate ha come alleati solo Totuccio Inzerillo e Gigino Pizzuto. Io ero un soldato semplice, ma comunque io e altre 9 persone eravamo alle dirette dipendenze di Stefano Bontate, e lui ci disse che dovevamo stare attenti perché in una riunione della commissione in cui avevano espulso Badalamenti e avevano chiesto a lui di dimettersi, Bontate rifiutando questo si correva il rischio di entrare in guerra perché avrebbero voluto eliminare Stefano Bontate. Circa 6 mesi dopo, 8 mesi dopo, con l'intervento di Michele Greco, che era il coordinatore della commissione, sono arrivati a una pacificazione, a un chiarimento diciamo che la commissione ha chiaramente compreso che Stefano Bontate non aveva responsabilità in quei ruoli che venivano attribuiti anche a lui insieme al Badalamenti. Ho capito. Io ero un soldato semplice, come ho detto, però dal momento della mia iniziazione in Cosa Nostra, il quale Stefano stesso mi fece da padrino nel rito dell'iniziazione, io fui aggregato alla sua decina. Stefano aveva una decina personale. In questa decina ci facevamo parte io, Pietro Vernengo, mio cugino, Nino Grado, Antonino Grado, Giovanni Bontate, Stefano Giaconia,
Girolamo Teresi, Giovan Battista Pullarà, comunque non ricordo, dovevamo riferire o avere contatti solo con Stefano Bontati. Quando sentì che Badalamenti fu espulso e il motivo, il perché Badalamenti fu espulso, mi fece rabbia, perché vero era che era espulso una persona che non si comportava bene con me nelle parole, nel giro di parole che lui mi faceva, ma mi faceva dispiacere perché veniva espulso da persone che non meritavano che facessero questo per Badalamenti. Da quel momento, attraverso un dottore che frequentava il carcere tutti i lunedì per visitare i detenuti, fece sapere che era anche lui Cosa Nostra, fece sapere al Badalamenti che da quel momento in poi dimenticavo tutti i rancori che avevo nei suoi riguardi e se loro lo avevano espulso io lo consideravo ancora mio amico. Signor Buscetta, perché fu espulso Badalamenti? Badalamenti fu espulso per un'accusa ingiusta, cioè si disse di Badalamenti di aver accompagnato all'aeroporto di Catania un tale chiamato Salvatore Greco, cioè quello che creò la commissione, e nel salutarsi con Salvatore Greco intervenne anche un tale che si chiamava, uomo d'onore anche lui, ma di un'altra provincia, Giuseppe Di Cristina, che aveva dei problemi nella sua provincia. Era stato fatto un attentato contro la di lui persona, lui non era nella macchina, erano morti gli altri, lui era rimasto vivo, si lamentava di questo, e sembra che Salvatore Greco abbia dato autorizzazione al Di Cristina, insieme a Gaetano Badalamenti e insieme a Stefano Bontati, affinché potesse agire nei confronti di chi aveva attentato alla sua vita. Chi aveva attentato alla sua vita era un rappresentante della famiglia di Caltanissetta. Il Di Cristina lo fece, il Badalamenti fu chiamato in commissione, le fu chiesto spiegazione perché era intervenuto in questa decisione. Lui disse che non è vero, che non era vero, non è stato creduto, mentre nella stessa occasione invece avevano creduto i Bontati, accusato anche lui, e avevano condannato solo all'espulsione di Cosa Nostra, no alla rinuncia della carica di capocommissione, ma addirittura espulso di Cosa Nostra. Sapevamo che tutto questo non era vero, che da quel momento cominciava la scalata dei cosiddetti corleonesi in Cosa Nostra. Chi sono i corleonesi? Non c'è il nome. I corleonesi sono 2 o 3 o 4, ma io considero corleonesi tutti quelli che si sono messi d'accordo con i corleonesi per fare tutto quello che è successo a Palermo nel 1981. Ecco, quale fu la posizione di Bontate e quale fu il suo ruolo in questo episodio? Forse lo ha già detto, ma lo può ricordare. Bontati era accusato come Badalamenti dell'episodio di avere consigliato, di avere autorizzato il Giuseppe Di Cristina a sparare a quel tale, che posso fare anche il nome, si chiamava Francesco Madonia di Caltanissetta, e quindi avevano emesso una sentenza fuori la commissione di Palermo, della provincia di Palermo, e quindi tutte e due erano passibili all'espulsione. Ma come mai Badalamenti fu espulso e Bontate no, se non vado errato? Ma Badalamenti era molto travagliato anche in seno alla sua stessa famiglia e non aveva la forza che aveva Bontati a quell'epoca, perché parlare delle forze comparative fra Bontati e Badalamenti era una cosa
molto puerile. Bontade aveva un vero esercito, Badalamenti aveva 20-30 persone che lo seguivano. Quindi fu conveniente, e anche per non prendere frontalmente il Bontade, che il Bontade fosse assolto e che il Badalamenti fosse condannato. Anche se questo Bontade lo combatté sempre con i mezzi che poteva, ma anche Bontade cominciava a avere i suoi grattacapi nella commissione, tanto che poi lo eliminarono. Senta, signor Buscetta, i rapporti tra Bontade e Badalamenti, che a lei risulti dopo l'espulsione del Badalamenti, come furono? Come rimasero buoni o come prima, oppure si interruppero? Come prima. Cioè? Loro si vedevano, si parlavano, logicamente con molta cautela, facendo sì che altri non lo sapessero. «15 aprile 1978. Nelle campagne di Riesi, il capitano dei carabinieri Pettinato e il brigadiere Di Salvo hanno un appuntamento con un esponente della mafia di Altobordo che vuole parlare con loro. Nessuno se lo sarebbe aspettato, ma gli eventi hanno portato a questa situazione. Il casolare dove avviene l'incontro è di Antonio Di Cristina, fratello di Giuseppe Di Cristina. Di Cristina è un mafioso che conta, ma si presenta ai carabinieri in veste di delatore, cosa totalmente inattesa, e lo fa per una sola ragione: sa di essere un morto che cammina. La commissione ha decretato la sua fine e questa è la sua ultima occasione. La sua speranza è che un intervento degli organi repressivi contro i suoi oppositori possa distoglierli, almeno temporaneamente, dal proposito di ucciderlo. E i suoi riferimenti sono infatti diretti solo contro i corlonesi e i loro alleati. Nulla dice invece dell'ala moderata di Cosa Nostra. Riferirà, molti anni dopo, l'ormai maggiore dei carabinieri Pettinato: mi resi immediatamente conto della gravità e della serietà delle affermazioni del Di Cristina. Peraltro, notai, con chiarezza, anche se il Di Cristina cercava di non darlo a vedere, che quest'ultimo era in preda al terrore. Mi dava l'impressione di essere come un animale braccato. Le dichiarazioni del Di Cristina sono un fondamentale elenco di morti annunciate. Primo, evaderà a brevissima scadenza. Si sta aspettando l'occasione propizia, ma tutto è già predisposto, nei minimi particolari. Secondo, l'onorevole Terranova potrà essere ucciso dalla fazione del Leggio, allo scopo di indurre gli inquirenti a considerare responsabile dell'omicidio il Di Cristina, perseguito dal Terranova per il caso Ciuni. Tale esecuzione consentirebbe anche al Leggio di rafforzare la sua supremazia su quel gruppo mafioso, quale quello del Badalamenti e del Bontate, che gli avevano rimproverato sia la consumazione di sequestri di persona, sia l'omicidio del tenente colonnello Russo. Terzo, già tra la fine del 75 e gli inizi del 76, in una riunione tenutasi a Palermo, Riina e Provenzano avevano proposto l'eliminazione del tenente colonnello Russo, proposta però bocciata per l'opposizione dell'ala moderata. Quarto, durante la riunione dei 22, tenutasi nel 1977, Di Cristina aveva stigmatizzato l'assassinio dell'ufficiale dell'arma e le altre gesta della cosca liggiana. Le parole di biasimo e di condanna pronunciate dal Di Cristina erano giunte alle orecchie del Leggio, che ne aveva decretato pertanto la sua morte. L'agguato veniva consumato a Riesi la mattina del 21 novembre 1977, ma egli, che era la vittima designata, per fortunata coincidenza non veniva colpito e l'attentato portava alla morte di 2 suoi uomini. Quinto, Luciano Leggio è proprietario, tra Napoli e Caserta, di una grande azienda, operante nel settore della lavorazione e produzione della frutta, gestita dai fratelli Nuvoletta, pur essendo intestata a una donna. Presso l'azienda sarebbe occultato un grosso deposito di droga. Sesto, Luciano Leggio
disporrebbe di una squadra mercenaria per l'eliminazione dei nemici, costituita da 14 elementi, con basi a Napoli, Roma e in altre città italiane. Settimo, Badalamenti Gaetano, Greco Cicchiteddu e Di Maio, inteso Zu Sarriddu, sono, nell'ordine gerarchico indicato, il trio di patriarchi dell'ala moderata, che annovera anche Alberti Gerlando, soprannominato Upaccarè. Ottavo, la più importante base del Leggio in Sicilia è presso Bernardo Brusca, a San Giuseppe Jato. Altre basi erano presso Madonia Francesco, Gambino Beppe, Agate Mariano, presso la cui cava di pietra si nascondevano importanti quantitativi di droga, e Iraci Nenè, Onini. Nono, anche il gruppo dei moderati ha infiltrati di fiducia nel gruppo avversario. Decimo, Leggio aveva fatto uccidere il procuratore Scaglione per le iniziative che il procuratore stava per prendere e che avrebbero potuto favorire indirettamente i Rimi, antagonisti del Leggio e parenti del Badalamenti. Undicesimo, Riina e Provenzano, soprannominati le Belve, erano gli elementi più pericolosi di cui disponeva Leggio, responsabili di almeno 40 omicidi. Dodicesimo, il sequestro Corleo era stato voluto dal gruppo leggiano come prova di forza e dimostrazione di potenza sull'ala moderata, ed avevano partecipato anche 2 romani. Tredicesimo, Riina Salvatore era stato localizzato nella zona di Napoli. Avuto la notizia, i moderati avevano inviato sul posto 5 persone allo scopo di poterne seguire i movimenti. Quattordicesimo, Provenzano Bernardo, pericolosissimo ma meno intelligente del Riina, è stato visto a Bagheria su un'auto Mercedes bianca guidata da uno dei figli di Brusca. Riina era compagno d'anello di Mico Tripodo, ucciso in carcere a coltellate. Tale comparato ha fatto sì che Luciano Leggio, ormai multimiliardario, pare infatti porti un anello di 80-90 milioni al dito, abbia sempre avuto la sua fetta di torta nei rapimenti avvenuti in Calabria, compreso quello di Paul Ghetti III, cui aveva partecipato con la sua organizzazione. «30 maggio 1978. Alle 8 di mattina, davanti a una scuola che inizia ad affollarsi di bambini, viene ucciso alla fermata dell'autobus Giuseppe Di Cristina da un comando composto da Leoluca Bagarella e Antonino Marchese. Siamo in via Leonardo da Vinci a Palermo. Di Cristina prova a difendersi con un revolver e riesce a ferire uno dei killer, ma viene finito a pallottole. Di Cristina è fraterno amico di Bontate e di Inzerillo, e l'omicidio avviene in territorio dell'Inzerillo, e questo fa scoppiare l'ira di quest'ultimo, perché, oltre a delegittimarlo come capo mandamento, attira su di lui le attenzioni della polizia. Ma Michele Greco, nel frattempo diventato capo della commissione per la provincia di Palermo, dice ad Inzerillo che la causa dell'omicidio è il fatto che Di Cristina sia diventato un confidente della polizia, segno che all'interno della stessa vi era una talpa. Sul cadavere del Di Cristina vengono rinvenuti dal commissario Boris Giuliano 2 vaglia cambiari di lire 10 milioni, facenti parte di un centinaio di analoghi titoli riconducibili, pur intestati a nullatenenti, a mafiosi siciliani, contrabbandieri napoletani, esportatori verso banche svizzere e criminali romani, come Domenico Balducci ed Ernesto Diotallevi, legati a Pippo Calò. Siccome mio fratello mi ha raccontato che lui era sceso per sparargli a De Cristina, nel momento in cui va per sparargli, questa pistola ci inceppa, non ci funziona. Quella di suo fratello? Quella di mio fratello. E De Cristina dice che aveva una pistola, o De Cristina o quello che era con lui, non lo so chi c'era con lui. Insomma, ha avuto una contrarrisposta da De Cristina, da parte di De Cristina. E l'ha preso nel braccio a mio fratello, che dice c'è entrato la pallottola di qua, sì, e mi sembra gli è uscita da questa, sì, parte. E mio fratello mi raccontò che se non era per Luca, perché ha avuto la prontezza Bagarella di rispondere subito a fuoco quando ha visto che mio fratello era la pistola.
Non ci funzionava, no? Ho capito.